Ciao, sono la Cri. Oggi vediamo insieme quali sono le armature dei tessuti e per farlo bene ci aiuteremo anche con un microscopio. Innanzitutto definiamo cos'è un tessuto. Il tessuto è l'intreccio dei fili di trama e di ordito. E quali fili sono la trama e quali l'ordito? La trama è quell'insieme di fili che scorre orizzontale e va da una cimosa all'altra. L'ordito invece è quell'insieme di fili che forma la lunghezza della stoffa, ovvero quanti metri di solito vai a chiedere nei negozi di stoffe. La trama di solito è lunga 140 cm per i tessuti d'abbigliamento e 280 cm per quelli di arredamento. Esistono anche tessuti da 70-75 cm e sono telai artigianali, usati soprattutto nella tessitura delle lane. Piccolo trucchetto per ricordarti trama e ordito. Pensa alle parole. La trama è la parte più corta nel rotolo di stoffa ed è composta da 5 lettere esattamente come la parola corta. L'ordito, che è la parola più lunga, è anche la parte più lunga della stoffa. Attenzione, le cimose possono essere di materiali diversi dalla stoffa per aiutarla a stare insieme, quindi non usarle quando vuoi cucire un capo come se fosse una stoffa normale. Altro trucchetto, i tessuti tendono a cedere appena lungo la trama ma non lungo l'ordito. Questo perché se ad esempio vuoi fare una gonna si potrà adattare un po' sui fianchi ma non si allungherà mai verso il basso anche dopo l'uso e dopo i lavaggi. Questo sarà molto importante quando posizionerai il tuo modello su stoffa. Ora che sappiamo cosa sono trama e ordito, vediamo insieme le armature. Le armature principali dei tessuti sono tre: la tela, la saia e il raso. Ho preparato un insieme di nastri per rappresentare il nostro ordito e ora li intrecceremo insieme. Non ho messo i fili di cimosa, ma è per darti un'idea di come funziona. La tela è l'armatura base dei tessuti, è l'armatura più stabile tra tutte e ora vediamo come si forma. I fili di ordito vengono intrecciati in un rapporto 1 a 1 con i fili di trama, ovvero un filo giù e un filo su ogni volta che passa quello di trama. Ora velocizzo un po' il video per risparmiare un po' di tempo. La tela si usa soprattutto nelle tovaglie. Andiamo ora a vedere come si intrecciano i fili di una tovaglia. Prendiamo il nostro microscopio. Come vedi il tessuto è bello regolare, un filo giù e un filo su, ed ecco l'intreccio. Al tatto è un intreccio molto solido, vedremo più avanti che avremo bisogno di tagliarlo sullo sbieco perché si adatti. Passiamo ora alla saia. La saia è un'armatura che si adatta meglio al corpo rispetto alla tela, ma è comunque forte. I fili di ordito vengono intrecciati in un rapporto 1 a 2 con i fili di trama, ovvero un filo giù e 2 su ogni volta che passa quello di trama. Come vedi, forma dei disegni diagonali e si usa soprattutto nei jeans. Il tessuto è più morbido rispetto alla tela. E vediamo ora proprio nei miei jeans come si forma il microscopio. Come vedi, un filo giù e 2 su. Passiamo ora al raso. Il raso è un'armatura che ha bisogno di 5 fili, uno sta giù e 4 vanno su. Esistono tessuti in raso con ancora più fili, più ne hanno e più saranno morbidi ma anche meno stabili. È un intreccio ottimo per realizzare biancheria e tessuti morbidi. Come vedi, forma un tessuto cedevole e adattabile. Ha fili di ordito che appariranno lucidi e quelli di trama che appariranno opachi. Attenzione quindi, il raso è un'armatura, non è una fibra. Chiedi sempre a chi te lo vende di che cosa sia composto, perché spesso si scambia il poliestere, ovvero quello sintetico, per raso di seta, che invece è più costoso e pregiato, nonché naturale. Piccola parentesi, il raso di seta deriva dalla cottura dei bozzoli dei bachi da seta, che purtroppo nella grande industria vengono cotti vivi prima di diventare farfalline. Esistono pochi produttori di seta chiamata pacifica, perché lasciano schiudere i bozzoli e solo dopo li cuociono. Quindi se vuoi rispettare l'ambiente ti consiglio di utilizzare la seta pacifica che a mio avviso ha anche un odore più gradevole, leggermente meno oleoso.
Queste sono le basi di armature su cui poi vengono sviluppati anche il damasco, il broccato e altri tipi più complessi di disegno. E la maglia? Vediamo la maglia al microscopio. La maglia non può essere definita tessuto perché è un filo ritorto su se stesso. Se fai la maglia, sai meglio di me che cosa intendo. Ora, se vuoi comprare anche tu un microscopio e vedere di tutto, ti lascio il link in descrizione. Io ho pagato il mio una decina di euro. Voglio chiederti anche se pensi che sia utile iniziare a fare sul sito Let's You un dizionario per il cucito, da consultare ogni volta che ti servisse. Ti prego di farmelo sapere nei commenti. E per oggi abbiamo finito. Un bacione e alla prossima!